Sicuramente conosci il superlativo assoluto in italiano: bravissimo, ricchissima, famosissimi, ma in questo video vorrei presentarti delle espressioni molto naturali e interessanti che usiamo per esprimere un grado superlativo. Infatti si chiamano superlativi idiomatici. Memorizza queste espressioni perché veramente ti aiuteranno a parlare italiano in modo più avanzato. Questa è una lezione di livello C1, Faremo tutto questo sotto forma di quiz, ma prima di iniziare ti informo che ho preparato un documento PDF con la spiegazione dei superlativi idiomatici che vedremo oggi e anche un esercizio che ti permetterà di mettere in pratica subito quello che hai imparato. Basterà cliccare sul link che trovi nella descrizione qui sotto, inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email e riceverai il documento PDF e l'esercizio in pochi minuti gratuitamente e direttamente nella tua casella di posta. Il link è nella descrizione. Cominciamo il nostro quiz su questi superlativi idiomatici. Scegli l'opzione corretta per completare questa frase. Sono in piedi da questa mattina alle 4. Adesso ceno e vado a letto perché sono stanco. Hai 7 secondi per pensarci. Sono stanco, morto. L'aggettivo morto dopo l'aggettivo stanco ha proprio questa funzione di rafforzare il suo significato. Potremmo dire semplicemente stanco o sono stanchissimo, ma in italiano è molto comune accostare a un aggettivo un altro aggettivo per rafforzarlo, per rendere il grado superlativo. Stanco, morto. Prossima frase. Hai visto cosa ha combinato Alessio ieri sera? Ha picchiato il proprietario del bar senza motivo. Quel ragazzo è pazzo? A, B o C? Quel ragazzo è pazzo da legare. Pazzo da legare significa completamente pazzo. Completamente, così pazzo che dovrebbero legarlo, come i matti. Numero 3. Volevo fermarmi a bere un calice in quel bar che mi hai consigliato, ma era pieno, di ubriaconi e di facce strane. Era pieno? Era pieno zeppo. Pieno zeppo significa pienissimo. È un altro modo per creare il superlativo assoluto dell'aggettivo pieno. Pieno zeppo. Zeppo da solo significa già molto pieno, ma lo aggiungiamo all'aggettivo pieno appunto per accentuare il concetto. Pieno zeppo! La piazza era piena zeppa di persone domenica scorsa. 4. Avevo chiamato Aldo perché mi aiutasse a sistemare il mio garage, ma è rimasto per tutto il tempo fermo, a guardarmi e a fumare. È rimasto tutto il tempo fermo, impalato, fermo, come una statua, come un palo della luce. Fermo, impalato, completamente immobile significa. Numero 5. Ha iniziato a diluviare proprio appena sono salito sulla bicicletta. Quando sono arrivato a casa ero bagnato. Bagnato come?
Ero bagnato fradicio, significa bagnatissimo, completamente bagnato. Anche fradicio è un aggettivo che da solo significa completamente bagnato, ma molto spesso in italiano accostiamo bagnato e fradicio per accentuare il concetto e al femminile ovviamente entrambi gli aggettivi diventano femminili, bagnata, fradicia, e così anche per il plurale. Prossima frase. Tutte le persone che seguo su Instagram viaggiano il mondo e visitano posti meravigliosi. O sono tutti ricchi, mm? Oppure fingono. Sono ricchi? Ricchi sfondati. Ricco sfondato o ricca sfondata significa ricchissimo, ricchissima, pieni di soldi. Anche questo è un modo per rendere il grado superlativo. Ultima frase di questo quiz. A, B o C? Loro forse sono ricchi sfondati, oppure sono io che sono povero. Povero in canna. Essere povero in canna significa essere poverissimo, veramente poverissimo. Com'è andato questo quiz? Quante risposte corrette hai dato? Fammelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto e se vuoi crea delle frasi usando alcune di queste espressioni, di questi superlativi idiomatici. Ti ricordo che attraverso il link che trovi nella descrizione qui sotto puoi scaricare il documento PDF gratuito e ricevere anche un esercizio extra, solo per te. Grazie mille per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!